Ispirazione nata da un cuore che ha smesso di battere all'unisono. Una sorpresa che riguarda Ozan Akbaba e Sinem Ünsal. Benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Prima di entrare nel vivo, se vi va di sostenere il canale, iscrivetevi e restate con noi. Alcuni amori non si chiudono il giorno in cui finiscono, ma quando ne comprendiamo davvero il significato. Alcuni legami si interrompono, eppure la traccia emotiva che lasciano non evapora. La storia di oggi nasce esattamente qui, tra ciò che si è perso e ciò che continua a parlare da un luogo silenzioso. C'è stato un tempo in cui Ozan Akbaba e Sinem Ünsal erano tra le coppie di cui si discuteva ovunque. Set condivisi, uscite pubbliche, sguardi che sembravano un linguaggio privato. Oggi non li vedi nello stesso progetto, non incroci i loro nomi nello stesso comunicato, non appaiono nella stessa foto. Eppure, ciò che raccontano a distanza, in modi molto diversi, scorre nello stesso fiume emotivo. Non è un video di nostalgia sdolcinata, non è un torneranno insieme, non è nemmeno un'analisi di chi ha influenzato chi. La domanda è un'altra: cosa cambia davvero nell'interiorità di due persone dopo una rottura? E, soprattutto, come si deposita questo cambiamento dentro l'arte che producono? Con il suo nuovo progetto, Ozan Akbaba mette da parte per la prima volta l'abito dell'attore puro e si tuffa nella materia viva del racconto. Non si limita a interpretare. Scrive, struttura, dà voce a ciò che di solito resta sospeso. Sinem Ünsal, con un'opera dal respiro personale che ha intitolato Due orizzonti, un desiderio, oltrepassa etichette e cliché, non è soltanto un'attrice che dà volto ai personaggi, è un'autrice che li genera. Due film nati a pochi passi l'uno dall'altro, quasi in contemporanea. Due tonalità differenti di una stessa musica, comparse non per caso nello stesso periodo. Oggi proveremo a capire come Ozan e Sinem siano arrivati, ciascuno a modo suo, a una maturità emotiva simile dopo la fine di una storia. Come abbiano scelto la strada dell'ispirazione quieta, profonda, coerente con ciò che è accaduto, invece di alimentare il rumore. E perché, messi uno accanto all'altro, questi due racconti non si cancellino a vicenda, ma si completino come chiedendo allo spettatore di respirare con due polmoni. Ci sono amori che acquisiscono forma non vivendoli a lungo, ma lasciandoli andare. Ci sono legami che all'apparenza si spezzano, ma in realtà si riplasmano, come l'acqua che trova un nuovo letto. E ci sono persone che, anche dopo essersi separate, continuano a nutrirsi della stessa costellazione emotiva. È qui che comincia davvero la storia di Ozan Akbaba e Sinem Ünsal. Non si tratta di predire ritorni o di assegnare medaglie. È un racconto di trasformazione. Due esseri che affrontano la stessa ferita e, da quella, imparano a camminare in modo diverso, senza annullare quello che erano. Cosa rimane quando un amore si chiude? Nel vocabolario del gossip spesso tutto si riduce a due parole: iniziato, finito. Ma ciò che finisce davvero è il rapporto in sé. Quello che resta nell'animo, la torsione che imprime allo sguardo sul mondo, non svanisce all'istante. La separazione tra Ozan e Sinem ha avuto questa caratteristica: niente dichiarazioni infuocate, nessun dito puntato, nessuno scandalo che cannibalizza le pagine per settimane. E tuttavia, quel silenzio ha generato una corrente sotterranea diversa: curiosità. Perché subito dopo la distanza, entrambi hanno compiuto la stessa scelta: guardarsi dentro e creare. Ozan Akbaba. Storie che scendono in profondità, frasi che non cercano l'applauso ma il nervo. Per Ozan, la recitazione non è mai stata solo lavoro. Disciplina, preparazione, rigore hanno sempre fatto parte del suo istinto. Con Sottopelle, a questi elementi si aggiunge una spinta nuova: l'urgenza di raccontare in prima persona. Quando un attore si mette a scrivere non è soltanto un cambio di mestiere, spesso coincide con il momento in cui non gli bastano più le parole degli altri. La storia narrata in Sottopelle non rincorre il romanticismo facile. Al centro non c'è il colpo di fulmine, ma le comprensioni tardive, le verità che arrivano quando la porta è già semichiusa. Il personaggio di Cem incarna questa tensione, forte, lucido, calibrato agli occhi del mondo, eppure costretto dentro a un magazzino di emozioni rinviate. Ha scelto il silenzio, ha accettato l'attesa, ha lasciato che il tempo fosse la sua risposta. E lì il film incide la domanda che lo attraversa come un filo: alcune emozioni hanno una scadenza? Oppure è la paura a renderle fuori tempo? Questa domanda non vibra soltanto nella sala. Sembra risuonare nello stesso Ozan che ha firmato il racconto, come se l'autore si mettesse in ascolto del punto esatto in cui qualcosa,
prima non riusciva ad arrivare alla luce. Non c'è compiacimento, non c'è posa, c'è la fatica sincera di nominare l'indicibile. Sinem Unsal. Resistenza gentile, costruzione silenziosa. Il cammino di Sinem procede lungo un'altra linea, ma l'origine è affine. Per anni, dall'esterno, tutto poteva sembrare scintillante. Eppure, la lucentezza non sempre coincide con la profondità. C'erano giudizi rapidi, c'erano preconcetti, c'era quella frase dal retrogusto velenoso. È bellissima, però. Sinem non ha cercato lo scontro con queste frasi. Ha deciso, invece, di scriverne la risposta. Due orizzonti. Un desiderio è il suo gesto per esistere non solo come volto, ma come voce. E ciò che racconta non è una semplice relazione romantica. È la storia di adulti che, persi nelle geometrie complicate della crescita, tornano a scoprire la bambina e il bambino che avevano messo da parte. La scelta più sorprendente? Nessuna rabbia, nessun rancore, nessun regolamento di conti. Al contrario, una grammatica della cura, un abecedario di tenerezza. Se metti accanto i progetti di Ozan e Sinem, percepisci un legame invisibile. Non è questione di somiglianza nei contenuti, ma di radice emotiva. Sottopelle guarda nell'ombra. È più introspettivo, più interrogativo, più pronto a sostare nell'incertezza. Due orizzonti, un desiderio sceglie la luce. È più fiducioso, più aperto allo spiraglio, più attento a ricucire che a misurare la ferita. Questa differenza non disegna una classifica, racconta due fasi della stessa corrente. L'assunzione del dolore e la volontà di guarire. L'ispirazione non è sempre una passeggiata a braccetto. È spesso fraintesa. Si pensa che esista solo quando c'è collaborazione, quando ci si tocca, quando ci si parla. E invece, a volte, il coraggio lo accende da lontano chi non sa di averlo acceso. Quando Ozan ha firmato la sua sceneggiatura e quando Sinem ha dato forma alla propria, non c'era una sfida. C'erano due riflessi separati della stessa maturazione, avvenuta quasi in contemporanea. Perché allora i magazine si sono aggrappati a questa doppia storia? Proprio perché non rientra nei cliché. Non ci sono litigi monumentali, non ci sono parole al vetriolo, non c'è una dinamica lampante di vincitori e vinti. Eppure interessa. Perché la domanda che rimbalza tra le righe è sottile. Dopo una rottura, si può davvero cambiare? Ozan Akbaba e Sinem Unsal offrono risposte che non coincidono, ma si somigliano nella sostanza. La trasformazione è possibile, e l'arte può esserne la prova. L'aspetto più dirompente? Nessuno dei due rinnega il passato. Eppure nessuno dei due ci galleggia sopra per attirare attenzione. Niente strizzate d'occhio alla nostalgia, niente allusioni per alimentare il chiacchiericcio, niente acrobazie di marketing sulla vita privata. Parlano le opere. E certe volte è la maniera più potente di dire quello che a voce non suonerebbe pulito. Il risultato, guardandolo da vicino, è la forza tranquilla dell'ispirazione. Non c'è un'esplosione da copertina. Non tutto, nella vita vera, avviene a volume altissimo. Alcune metamorfosi scalpitano piano, alcune scintille non accecano, ma scaldano a lungo. Alcuni amori, anche quando finiscono, continuano a trasformare chi li ha vissuti. È qui che si trovano oggi Ozan Akbaba e Sinem Unsal, non fianco a fianco, eppure allineati nella stessa maturità emotiva. Forse è per questo che ciò che nasce da quella storia ormai chiusa sorprende così tanto. Se guardiamolo oggi con un po' di pazienza, il disegno è nitido. Non è un braccio di ferro. Non è chi ha avuto più successo. È il cammino di due persone che hanno attraversato lo stesso temporale e ora raccontano il cielo in modi differenti. Ozan parla dei silenzi, delle rivelazioni arrivate in ritardo, delle parole rimaste in gola, della fragilità che si nasconde dietro a chi appare incrollabile. Sinem, invece, usa un'altra angolazione. Non ci intima di restare nei luoghi non finiti, ma ci invita a guarire, a coltivare speranza, a concedere al mondo la possibilità di un piccolo miracolo quotidiano. E così, quando metti sottopelle accanto a due orizzonti, un desiderio, non nasce uno scontro, ma una sensazione di completezza. È come se il loro amore, alla fine, avesse suggerito a entrambi la stessa lezione. Se non esprimi ciò che senti, quelle emozioni trovano una cantina in cui sedimentarsi. Uno ha trasformato questa consapevolezza in un confronto ombroso, l'altra l'ha spinta verso una carezza luminosa. Il risultato coincide, raccontare, infine, con onestà.
Oggi Ozan Akbaba e Sinem Unsal non condividono un tavolo di lettura, non si dividono le stesse pause sul set, ma mantengono una misura emotiva simile. E, forse, è il legame più sano, non consumarsi, non ferirsi, ma continuare a modificarsi a vicenda da lontano, come fanno i poli di una bussola con l'ago. Se in questa storia avete sentito ispirazione più che competizione, parliamone nei commenti. Lasciate un like, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate, condividete questo racconto pacato ma pieno di corrente. Ci vediamo nel prossimo video, dove proveremo a svelare le trame autentiche dietro il sipario della ribalta. Buon anno a tutti voi!